Vai in farmacia per curarti, ma spesso vieni monetizzato più di quanto immagini. Dietro il banco e il camice bianco c'è infatti un'attività economica molto ben strutturata, con margini, strategie di vendita, fidelizzazione e obiettivi di fatturato. Oggi scopriamo come funziona davvero una farmacia moderna, dove non si vende solo salute, ma si costruisce un ecosistema commerciale estremamente redditizio. Benvenuto su Come fanno soldi, il canale dove analizziamo i veri modelli di business dietro le aziende più famose e le attività che fanno parte della tua vita quotidiana. In Italia ci sono circa 20.000 farmacie. Fino a pochi anni fa erano attività indipendenti, gestite da farmacisti titolari. Oggi, grazie a una liberalizzazione avviata nel 2012, esistono anche catene e franchising. Questa trasformazione ha reso la farmacia un'attività ibrida. Da un lato ha una funzione sanitaria e sociale, dall'altro è un punto vendita strutturato con logiche di margine, posizionamento e fidelizzazione. Cominciamo da ciò che immaginiamo come il cuore della farmacia, i farmaci con prescrizione medica. Il prezzo è stabilito dallo Stato e non può essere modificato. Il margine per il farmacista è compreso tra il 22% e il 30%, ma si applica su cifre spesso basse. Una confezione di paracetamolo da 5 euro, ad esempio, può generare un guadagno lordo di appena un euro o poco più, tanto lavoro, poca resa. Ecco perché le farmacie cercano di compensare altrove. Ci riferiamo a integratori, cosmetici, prodotti per il benessere e per l'igiene. Questi articoli hanno prezzi liberi e margini che vanno dal 40% al 60%. Un esempio concreto: crema viso venduta a 35 euro, costo d'acquisto 18 euro, guadagno netto 17 euro a pezzo. A parità di spazio espositivo questi prodotti rendono molto di più dei medicinali. Chi entra in farmacia lo fa con un bisogno preciso, ma molto spesso ne esce con uno o più prodotti aggiuntivi consigliati dal farmacista. Questo si chiama cross-selling, proporre un prodotto complementare, utile ma non richiesto. Esempio, entri per un antinfiammatorio e ti viene consigliato anche un integratore per lo stomaco. La differenza la fa la fiducia. Il farmacista non è un venditore qualsiasi, ha una credibilità che aumenta il valore percepito del consiglio. O ancora, forse sarà capitato anche a te, entri in farmacia con una richiesta generica, magari un integratore per dormire meglio, e il farmacista ti consiglia direttamente una marca precisa, non è un caso. Molto spesso dietro quel consiglio c'è anche una logica economica, oltre a quella professionale. Ogni prodotto sullo scaffale ha un margine diverso. Alcuni marchi offrono più guadagno per la farmacia, altri meno. In più, molte farmacie hanno accordi con distributori o gruppi di acquisto che incentivano certi prodotti. Attenzione, non significa che quel prodotto non sia valido, spesso lo è, ma il consiglio spontaneo è anche una scelta commerciale consapevole fatta all'interno di un modello di business. Chiedere se ci sono alternative non è maleducazione, è consapevolezza da consumatore informato. Le farmacie moderne puntano sempre di più anche sulla fidelizzazione, tessere punti, campagne stagionali, consulenze gratuite con specialisti, newsletter e SMS personalizzati. Più un cliente torna, più sarà disposto a spendere anche in prodotti ad alto margine. Un cliente abituale che compra 3-4 volte l'anno integratori, creme o test può generare un valore annuo molto superiore a quello di un paziente che viene solo per ritirare farmaci su ricetta. Le farmacie offrono anche sempre più prestazioni sanitarie rapide, tra cui test glicemici e per il colesterolo, misurazione della pressione, tamponi antigenici, test per intolleranze, elettrocardiogrammi e Holter. Il prezzo di questi servizi varia da 10 a 100 euro e spesso il costo per la farmacia è basso. Offrire test non solo aumenta il fatturato, ma attira clientela e crea occasioni di cross-selling mirate. Negli ultimi anni si è sviluppato un vero e proprio mercato parallelo, quello delle farmacie online. Parliamo di siti che vendono farmaci da banco, integratori, cosmetici e prodotti per la salute senza obbligo di ricetta, con consegna a domicilio in 24 o 48 ore. Alcune sono farmacie che operano principalmente online, pur avendo una sede fisica autorizzata, usata spesso solo come magazzino. Altre invece sono estensioni digitali di farmacie già attive sul territorio, che affiancano alla vendita in presenza anche quella su internet. Quali sono i vantaggi offerti dalle farmacie online? Intanto, una disponibilità più ampia di prodotti e la comodità della consegna a domicilio, a casa o presso punti di ritiro.
Poi, su molti articoli, forti sconti rispetto al punto vendita fisico, che determinano un risparmio ancora più significativo quando si superano le soglie minime per la spedizione gratuita, e ancora più privacy, ad esempio per prodotti legati alla sfera intima, dermatologica o sessuale. Per le farmacie fisiche la risposta è puntare su relazione personale, consulenza su misura e servizi in presenza come test, misurazioni e assistenza che il web non può replicare. Appaiono inoltre più affidabili, sono sempre lì, riconoscibili e danno maggiore sicurezza rispetto ad un sito web che potrebbe sparire, ritardare o gestire male un ordine. In altre parole, più umanità, più fiducia. Chi guadagna davvero con una farmacia? Guadagna chi? Ha una buona posizione, vicino a scuole, supermercati, studi medici, spinge prodotti ad alta marginalità, diversifica con servizi e fidelizzazione ed entra in gruppi organizzati che aumentano l'efficienza. Le farmacie ben gestite arrivano a utili netti annuali anche oltre i 200.000 euro, pur restando imprese di quartiere. La farmacia dunque è un simbolo di salute, ma anche un perfetto esempio di business locale evoluto. Non guadagna davvero su ciò che viene prescritto, guadagna su ciò che consiglia. E oggi, tra servizi, fidelizzazione e prodotti mirati, il farmacista è sempre meno dispensatore e sempre più gestore di un punto salute ad alta redditività. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti a Come fanno soldi e nei commenti fammi sapere quale altro settore vuoi che analizziamo. Alla prossima!